Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Situazione bollente, vi faccio solo vedere questa cosa, guardate, l'open interest è verticale e dovreste già sapere cosa significa. Se non lo sapete aspettate un secondo che ne parliamo. In ogni caso, dopo quel bel rimbalzo che abbiamo fatto stanotte dal test, no, del supporto fatto ieri, ci stiamo mangiando le ultime due candele, stiamo puntando dritti verso le ultime resistenze. Quindi siamo di nuovo a un soffio, a tanto così, dal boom, dall'esplosione. La domanda, come al solito, è: ci riusciremo o è una trappola? Intanto ve lo chiedo a voi, fatemelo sapere nei commenti, così vi leggo, ci confrontiamo e vediamo poi se avrete avuto ragione. E tra poco io ovviamente vi farò l'analisi andando a identificare i vari scenari, come riconoscerli e quali dati tenere d'occhio per capire appunto se c'è più probabilità di andare in un modo oppure nell'altro. Ok? Benissimo. Prima di iniziare, due cose importanti. La prima: seguitemi su Telegram, mi spiace essere noioso su sta cosa, ma visto che siamo in una situazione bollente è giusto aggiornarsi in tempo reale. Domani mattina andremo a fare l'analisi come abbiamo fatto stamattina alla chiusura della candela giornaliera, vedremo un po' appunto come si posiziona il tutto, vedremo tutte le novità, staremo dietro a quello che succede. Domani escono i dati sull'occupazione che sono importantissimi, ragazzi, tenete gli occhi aperti, tra poco vi spiego il perché. Sta succedendo un sacco di cose, hanno lanciato oggi, è scambiabile l'ETF su Solana con lo staking incluso, domani andremo a vedere i primi dati, quindi davvero seguitemi su Telegram che è fondamentale per rimanere sul pezzo. E inoltre, seconda cosa ragazzi, ricordatevi Bybit Europe, ricordatevi di creare l'account col link in descrizione, depositate almeno $100 e ricevete 20 USDC regalati in airdrop prelevabili, ci fate quello che volete. Con questo mercato è un in più che magari potrebbe piacere. Poi l'account lasciatelo lì. Se vedete il grafico che fa schifo, che è pietoso, è perché non c'è ancora liquidità, come vedete. Non dovete ancora usarlo Bybit.eu, continuate a usare Bybit.com. Aprite semplicemente l'account, così ce l'avete per quando in futuro lo dovrete usare, ma adesso lasciatelo lì. Fate giusto quel deposito per avere i 20 USDC regalati e basta. Inoltre, se utilizzate il nostro link per registrarvi a Bybit.eu, compilate il form che trovate in descrizione, vi regaliamo un corso di trading gratuito super concentrato da 0 a 100 fatto da Matte e una serie di altri bonus, tra cui uno sconto del 30% su Tatax. Martedì prossimo, cioè a una settimana dal lancio, faremo il primo invio appunto dei nostri regali, quindi non perdetevelo. Ok? Bene. Ora ragazzi andiamo a vedere un po' la situazione, le notizie e cosa sta succedendo a Bitcoin e alle cripto. Allora, questo è un periodo generalmente bullish, no? Lo abbiamo visto, tutto quello che sta succedendo da un punto di vista proprio dell'industria, no? Ci sono forti accumulazioni sugli ETF, in realtà ieri è stato il primo giorno di outflow, ma fino ad ora, come vedete, c'è stato un mese, quello di giugno, dominato dagli inflow, un mese pazzesco, siamo arrivati quasi a 49 miliardi di inflow e adesso, ripeto, sarà interessante vedere, visto che oggi ha lanciato l'ETF, questo vedete sullo staking di Solana, con lo staking scusate su Solana, sarà interessante vedere come performa in termini di inflow. Come volumi sta andando da Dio, perché poco dopo il lancio, vedete qualche ora fa, avevano scritto che in poche ore ha fatto 20 milioni di volumi, che ha detto top 1% per un nuovo lancio. E stiamo parlando di un ETF su Solana con lo staking, cioè una roba di super nicchia. E quindi, ripeto, numeri molto interessanti, sarà curioso vedere domani gli inflow. Occhi aperti che ci andiamo a dare un'occhiata. Poi l'altra notizia che ha un po' scosso tutti è il fatto che la FHFA, che è diciamo l'ente che si occupa dei finanziamenti immobiliari negli Stati Uniti, ha chiesto un'investigazione su Powell perché dicono che aveva dei magheggi con delle sorte di super bonus edilizi, una roba del genere, e insomma appunto ha fatto qualche magheggio, un po' di malafede e quant'altro. Allora hanno detto dovrebbe essere indagato e rimosso.
Questo è da vedere come andrà a finire tutto quanto, chissà se c'è dietro lo zampino di Trump che vuole che tagli i tassi. Riguardo al tema di tagliare i tassi, prima di passare alla price action, vi volevo mostrare anche questa cosa. Attenzione a domani, perché domani, e infatti su Telegram vi aggiornerò in tempo reale con questi dati, domani alle ore 14:30 italiane escono i dati sull'occupazione americana, i non-farm payroll e il tasso di disoccupazione. Perché sono così importanti? Perché se questi dati sono deboli, chiaramente è un incentivo a stimolare l'economia, a tagliare i tassi, no? Sono due le cose, l'inflazione bassa e questi dati che salgono. Queste sono le due cose che incentivano Powell a tagliare i tassi. Con le pressioni che ha da Trump, che vuole i tassi all'1%, vuole tagliare tutto subito e quant'altro, vedere dei dati sul lavoro negativi gli darebbe altre cartucce da sparare contro Powell e quindi lo metterebbe ancora più sotto pressione. Quindi attenzione a domani alle 14:30 sui dati di non-farm payroll e disoccupazione. Noi ci aggiorneremo a riguardo proprio perché sono dei dati chiave. Il prossimo FOMC è tra un mese e quindi, appunto, a seconda di questi dati, domani andremo a rivedere, vedete, le probabilità al prossimo FOMC di fare un taglio che attualmente sono del 23%, quindi chiaramente dati sul lavoro negativi incrementerebbero tali probabilità e andrebbero di conseguenza a stimolare i mercati risk on, ok? Quindi questo è un po', come dire, il contesto macroscopico delle notizie di oggi, e alle quali si aggiunge ovviamente tutto quello che è il trend dell'ultimo periodo, il trend di andare in borsa per le aziende cripto. Anche Circle e Ripple, guardate, adesso Ripple ha chiesto una licenza bancaria, Circle pure, dopo essersi quotato in borsa. Cioè fondamentalmente significherebbe che Circle, quello di USDC, potrebbe offrire servizi bancari, quindi non deve più appoggiarsi a una banca, ma diventa lui una banca partendo dalla stablecoin. Cioè è il primo caso per cui succede il contrario, parti con la stablecoin e poi diventi banca, un precedente veramente super interessante. Dall'altra parte abbiamo le stocks tokenizzate. Non so se lo sapevate, adesso tra poco ci andiamo a dare un'occhiata, così se vi interessa, tanto domani vorrei fare un video dedicato a questo, perché ci sono anche delle opportunità interessanti. Su Raydium si può farmare. Questo è SPYX, è la versione tokenizzata di SP500, l'ETF, no? Con quasi 3 milioni di liquidità, un pool enorme contro USDC, un pool a liquidità concentrata, tra l'altro, con un APR del 144%, cioè, ma di cosa cavolo stiamo parlando? Non durerà di sicuro una roba del genere, ma è estremamente interessante, cioè. Questo è il plus dell'avere le azioni tokenizzate, te le metti in DeFi, le potrai usare a collaterale sui lending market per borroware stablecoin. Stiamo veramente sbloccando il futuro ulteriore della DeFi, ci aspettano tempi estremi, secondo me, veramente interessanti. Passo indietro e andiamo a vedere la price action prima di andare in FOMO. Allora, la price action di oggi è molto interessante perché dopo, vedete, i giorni scorsi che abbiamo fatto questo storno, questa flessione, abbiamo testato il supporto, abbiamo picchiato un bel rimbalzone, guardate che bella roba, bam, e siamo arrivati adesso a fare uno sweep, vedete, dei massimi locali recenti. Questi qua, non attenzione ancora del precedente high, questo è il prossimo da tenere sotto stretta sorveglianza, ma di quelli recenti a partire da qua. Abbiamo fatto lo sweep. Ora, vediamo come chiudiamo oggi, questo è il primo sintomo. Se andiamo a chiudere qua sotto i 108.004, è una chiusura non con higher high di breve, quindi più debole, ma non debole, attenzione, cioè sicuramente il best case è chiudere qua sopra, ovviamente se andiamo a rompere anche qui meglio ancora, però sul breve, per l'economia della struttura di breve, chiudere sopra i 108.004 è uno scenario bello forte perché facciamo un engulfing bullish degli ultimi 2 giorni, chiudiamo quel rimbalzo con una bella intrappolata degli short e di chi ha venduto qua sotto, quindi chiudiamo in maniera estremamente dignitosa e poniamo delle belle basi per un follow up di domanda dei giorni successivi che potrebbe andare a stuzzicare per l'appunto gli high locali a 110.000 che sono un po' i nostri
i boss finali, se vogliamo chiamarli così, perché se tu vai a fare uno sweep qua sopra, arrivi direttamente in pratica agli all time high, cioè se scattano un po' di squeeze sei già praticamente ai massimi, e con un bel costrutto come questo, una sorta di bull flag, che ricordiamolo tra l'altro è la parte terminale di una struttura di ritracciamento molto più complessa ed elaborata, cioè guardate. Ricordatevi sempre il contesto generale, no? Eravamo arrivati qui, abbiamo fatto un bello storno, un recupero velocissimo con nuovi all time high con uno sweep e basta, al quale è seguito un altro piccolo storno, e adesso se vogliamo creare un setup accumulativo, questo è l'ideale, è perfetto proprio come base di ripartenza, quindi darebbe veramente una forza impressionante al movimento stesso, ok? Quindi occhi aperti, se andiamo a fare lo sweep dei 110.000 questa diventa una sorta di bull flag da manuale, ma anche se andiamo a fare un equal high, vedete, cambiamo la struttura, l'andiamo a rendere molto più forte come struttura, ok? Non è più canale ribassista, ovvero appunto la bull flag in questione, ma diventa appunto un equal highs, e poi c'è da vedere il low dove va a posizionarsi, quindi molto bene. Andiamo anche a vedere le liquidazioni dove si trovano per curiosità, giusto per avere un contesto più interessante. Un mese, guarda che roba, abbiamo sweepato le prime qui a 110.000 e poi qua sopra abbiamo a 111. Ah beh, ma qui c'è pieno di roba da liquidare. Qui praticamente se si va a fare degli sweep salta, cioè esplode tutto, motivo per cui probabilmente abbiamo avuto dei volumi così rampanti nelle ultime ore. Ragazzi, qui manca veramente un soffio, cioè siamo a un soffio dal test finale, se lo riusciamo a fare è un'ottima cosa, c'è da vedere appunto se viene assorbito oppure no. Questo è un po' l'ultimo grande test di liquidità, andare a sweepare qua sopra dove ci sono tutte quelle liquidazioni lì e vedere se sarà una trappola per fillare dei grandi short, oppure se riusciremo a tener botta, e quello sarebbe un segnale veramente devastante che massimizzerebbe in maniera estrema le probabilità che questo sia un gigante costrutto di accumulazione. Probabilità che sono già a favore, attenzione, di questo scenario, ok? Il bear case, per correttezza andiamo a identificare anche il bear case, sarebbe andare, allora sul brevissimo andare a fare un lower low qua sotto, oggi andare ad assorbire il più possibile, oggi se assorbiamo tutto e chiudiamo male, chiaramente è uno scenario negativo e debole. Alla fine, per proseguire il canale ribassista, il costrutto che ci deve essere è di lower low, banalmente, ok? In tal caso i target rimangono i soliti, 96.008 e poi a scendere 94.000. E questi sono un po' gli scenari attuali. Il trigger da vedere è appunto il test della liquidità sopra i 110.000, che lì c'è veramente un magnete di liquidità molto interessante da valutare. Attenzione anche all'open interest. Prima allora qualcuno mi diceva come mai ti spaventa l'open interest che sale così tanto? E io rispondevo perché sono state aperte, vedete, una barcata di posizioni, questo è l'open interest che è salito tanto, ovviamente long perché hanno accompagnato il prezzo a salire, open interest che sale del doppio, vedete, rispetto al prezzo, tac, qua abbiamo un quasi 9%, mentre sul prezzo abbiamo un 4%, quindi il doppio, il che vuol dire che si sono aperte tante posizioni. Questo significa che se il prezzo dovesse inciampare in maniera repentina, causerebbe un long squeeze, perché tutte queste posizioni che si sono aperte verrebbero liquidate, stoppate, verrebbero chiuse, e questo va a generare un effetto cascata, soprattutto se ci si avvicina al punto di origine dell'open interest che sale, che in questo caso è 105.400, quindi occhi aperti sui 105.400, che poi di fatto è anche il nostro low di oggi, quindi è un livello doppiamente significativo. Qua attenzione che si va a scatenare un bel long squeeze, quindi ci sarebbe un flash crash per capirci, no? Esattamente come è accaduto le scorse volte che osservavamo questa possibilità. Le ultime volte che c'è stato un incremento repentino di open interest, guardate, alla fine si è praticamente sempre risolto in flash crash. Vedete questo che ha flash crashato, track, pure qua, vedete c'era stato il flash crash che poi ha rimbalzato, qua idem,
e dopo l'aumento così, cioè insomma attenzione, quando ci sono questi aumenti molto repentini c'è il rischio di flash crash, quindi ve lo sottolineo, ecco, come ulteriore livello / scenario da attenzionare. Bene ragazzi, allora lato price action andiamo a vedere un po' Ethereum, visto che anche lui oggi si muove. Ethereum, guardate, Ethereum contro Bitcoin diventa interessante se rientra sopra gli 0,024, lo avevamo detto recentemente, guardate, tac, vorrei vederlo di nuovo qui dentro e fare un bel higher high sul settimanale sopra gli 0,024. Questo è lo scenario che vorrei vedere per Ethereum, quindi ritornare sopra appunto a questo livello qui e all'interno di questo range, almeno per annullare il breakdown. Per il momento non è ancora avvenuto, quindi occhi aperti e non diamo mai nulla per scontato. Questo è il range che dicevo, ok? Quindi vediamo. Mentre Sol è silenzioso, il mercato, ve l'ho detto, Sol non se lo sta affilando granché, ma credo che sia una delle cripto più interessanti di questo periodo. Ve ne ho già parlato nella scorsa live. Ora, ripeto, vediamo come va l'ETF, ma mi sembra che il mercato stia ignorando comunque una situazione veramente interessante, ecco. E altra cosa, chicchetta delle azioni tokenizzate, se voi andate a swappare, che so io, USDT per SPYX, è un evento non fiscalmente rilevabile, ciao, non fiscalmente rilevante, ok? Quindi sapevatelo, non è un escamotage, evasione o chissà che roba, ma è semplicemente uno scambio con un asset reference token che è SPYX, quindi questo è. Ragazzi, direi che abbiamo visto tutto, abbiamo detto tutto, non vi ho annoiato troppo, i nostri 16 minuti, ora cippini per voi. Cippinizziamoci per bene. Tac, vediamo se è giusto. Direi di sì. Eccoli a voi. Sbam. E cippini su Twitch. Eccoli. E noi ragazzi ci vediamo venerdì. Domani faccio il video sulle tokenized stocks, non dimenticatevelo, così esaminiamo per bene questo trend. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi a Bybit EU, depositate 100, prendetevi il vostro airdrop di 20 USDC e poi continuate a usare bybit.com, non impanicatevi. Se avete problemi col KYC scrivete al supporto che adesso è in italiano. Basta fare un bonifico da €1, se non ho capito male, per passare il KYC oltre ai documenti, quindi non dovrebbe essere difficile, ok? E compilate il form per avere il nostro corso di trading in regalo con l'iscrizione a Bybit e tutti gli altri bonus che vi dicevo arriveranno martedì prossimo. Amici, vi auguro una buona serata, mi raccomando fate i bravi, noi ci rivediamo in live venerdì e domani con il video sulle stocks tokenizzate. Buona serata di nuovo e alla prossima, ciao a tutti!